Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Io sono Giampaolo e questo è Ciccio Benza. Ebbene sì, siamo ancora in Clubhouse. Questo vuol dire che anche oggi il tempo incerto non mi permette di fare brum brum. Quindi, cosa ho pensato di fare questa volta? Ci eravamo lasciati un bel po' di tempo fa, all'inizio di questa avventura su YouTube, direi 2 o 3 mesi fa. Vi lascio comunque il link in descrizione per il video in cui ho montato il TPMS sulla Aprilia e ho provato a montarlo anche sulla Ducati, fallendo miseramente perché purtroppo sulla ruota anteriore la Ducati montava una valvola per il gonfiaggio della gomma a 90 gradi e di conseguenza il sensore che avevo intenzione di montare toccava il disco freno. Tempo è passato e nel frattempo ho cambiato gomme. Cambiando gomme ho chiesto in Ducati Padova di montarmi una valvola verticale e quindi ho fatto un po' di modifiche e di conseguenza oggi siamo pronti per installare nuovamente il TPMS sulla moto. Ma che cos'è il TPMS, voi direte? Quindi direi che questo video lo possiamo chiamare TPMS 2.0. Ma che cos'è il TPMS? Il TPMS, come cita benissimo questa bellissima etichetta sulla scatola, dice Tire Pressure Monitoring System, cioè sistema di monitoraggio della pressione delle gomme. Ci sono diverse marche, ci sono diversi modelli, ce n'è un'infinità, bene o male i produttori sono quelli, i tipo di sensori sono quelli e spendendo più o meno non si hanno differenze significative sulla qualità della misurazione della pressione, che è sicuramente leggermente inferiore rispetto a quelli di serie che si possono installare sia come optional che come appunto accessorio di serie, ma sono sufficienti per l'utilizzo che ne facciamo quotidianamente della moto. Sono estremamente utili perché ti permettono di tenere monitorata la pressione delle tue gomme in qualsiasi condizione, quindi sia quando parti da casa senza bisogno di svitare il tappino, inserire il misuratore di pressione temporaneo, verificare la pressione, ma semplicemente accendi la moto, vedi sul display la pressione e dici ok, la pressione è giusta, posso andare. Sia per essere sicuri quando si viaggia in due con le valigie di avere conferma di avere settato correttamente la pressione delle gomme. Ultima cosa molto interessante, permette di misurare la temperatura delle gomme, quindi dà un'indicazione sul fatto di avere le gomme calde o meno, per i più smanettoni. Ma l'ultimo elemento fondamentale per quanto mi riguarda, ti dà un'indicazione veloce sullo stato di pressione, quindi di conseguenza quando corri puoi riconoscere con un po' di anticipo, diciamo, il fatto di aver bucato o di avere comunque una leggera perdita di pressione delle gomme e questo sicuramente aumenta la sicurezza in moto. Questo è un kit né più né meno classico comprato su Amazon. Quello che ho montato sulla Aprilia avevo comprato, se non sbaglio, su Banggood o su AliExpress. Comunque sono praticamente identici all'interno, cambia il packaging, l'altro aveva un packaging più bellino forse. Non è che è un vero unboxing questo, perché l'avevo già aperto e perché poi non sono capace di fare gli unboxing, vedete, non so aprire le scatole. Quindi apriamolo, eccolo qua. Né più né meno, istruzioni, cavetto di ricarica, la solita chiavetta per il montaggio, accessori, staffette, minchiettine che poi vediamo di utilizzare per il montaggio e i 2 sensorigli di pressione, quelli qua che si avvitano alla ruota. Questa versione non ha i dadini, no, non ha i controdadini da montare, quindi sì che li ha, eccoli qua, se no mi preoccupavo. I controdadi che servono per bloccare il sensore alla valvola di pressione e poi ovviamente il vero e proprio dispositivo che in questo momento è assolutamente scarico e che adesso andremo a mettere in carica mentre monteremo il nostro sistema. Si ricarica tramite USB. Eccolo qua, aspettate che vado a prendere un caricabatterie così lo mettiamo in carica al momento al volo. Torno subito. A few moments later. Eccoci qui. Sì, lo attacchiamo, lo colleghiamo. Magari si accende subito o se non si accende subito aspettiamo qualche minuto. Invece si accende subito, eccolo qua, con la sua felice canzoncina. E cosa ci dice? Ci dice che abbiamo temperatura e pressione del Menga sulle gomme, né più né meno. Quindi ovviamente perché ha questa impostazione perché i sensori non sono montati sulla gomma. Adesso andiamo a montarli e poi decideremo cosa fare. Questo è
l'impostazione che gli si può dare. Aspettate, lo impostiamo insieme, poi lo vedremo. Comunque permette di decidere se si vogliono avere bar o psi. Noi preferiamo bar e invece lui ci mette psi. Aspetta che vediamo. Ok, eccolo qua, settato su bar, perfetto. Poi ci permette di dirgli se vogliamo gradi centigradi o gradi Fahrenheit. Noi abbiamo impostato gradi centigradi. Poi ci permette di dire che pressione massima vogliamo sulla gomma, ok? Quindi ci permette di decidere qual è la pressione massima che vogliamo avere sulla gomma e qual è la pressione minima, ovviamente, quindi quali sono i trigger di allarme che ci permetteranno di segnalare se la gomma ha dei problemi. Non è agevolissimo fare tutti i settaggi, vedete, a massimo, minimo, temperatura massima di esercizio. Allora proviamo a settare la pressione massima, la mettiamo a 3,8, giusto perché vogliamo così vedere come va. La pressione minima la settiamo ben più in alto, diciamo che per me la pressione minima potrebbe essere 2,6, bene, e la temperatura d'esercizio, vabbè, massimo 65 gradi, ok. Allora, l'unico difetto è che ovviamente non permette di avere un settaggio differente tra l'anteriore e il posteriore. Questo è l'unico difetto, diciamo, che abbiamo, però tutto sommato potrebbe andarci bene, no? Bene, tanto lo mettiamo in carica, lo lasciamo in carica, noi andiamo a installare i sensori sulla moto. Andiamo, eccoci qua. Ciao Ducatina. Allora, dunque cominciamo dalla ruota anteriore. Allora, sì, lo so, l'ercia è una merda la moto, lo so, sì, ti spengo, sì, ho capito che sì, ho capito, sì, dai, sì, ti piace, sì. Tanto bisogna capire se è quello frontale o quello posteriore, adesso lo vedremo tra poco. Comunque sì, lo so, la moto è uno schifo e lo so che dovrei pulirla. Lo so. Comunque, vediamo il tappino, recuperiamo la nostra chiavetta per l'installazione, i bulloncini di ricambio e questo, come vedete, questo bulloncino qui va avvitato sul tappo in modo tale che quando l'altro bullone scenda, perfetto, si possa bloccare. Ora avvitiamo il nostro sensoretto. Oh, dice che ho 2,1 all'anteriore, direi che sono bassino come pressione, nessun problema, la regoleremo. Ecco qua, e poi, non so se lo vedete, con questa chiavetta andiamo semplicemente a stringere leggermente il bullone in modo tale da garantire che nulla se ne vada in giro. Perfetto, il primo l'abbiamo montato e siamo fortunati, abbiamo beccato anche quello alla ruota anteriore, vedete? Eccellente Smithers. Eccellente. Proviamo l'altro. Sì, lo so, è l'ercia come poche. Lo so, dovevo lavarla, ho fatto l'ultima uscita in sterrato, non ho più avuto voglia di pulirla, devo dirvi la verità. Quindi per ora resta sporca, poi vediamo. No, non è vero, la laverò sicuramente. Qua è un po' più corto, qua ho fatto montare ancora la valvola 90, ma semplicemente per comodità. Installiamo il secondo sensore, qua sarà più difficile avvitarlo bene, ma lo ha preso, eccolo qua, 2,1 all'anteriore, 2,7 al posteriore, mi può andare abbastanza bene, dai, tutto sommato, e proviamo a stringere la vitina. Ok, direi che ci siamo, come vedete l'installazione è veramente una banalità. Ora proviamo a vedere se tocca quando si muove, giusto perché delicatamente direi che non tocca da nessuna parte. Perfetto. A questo punto procediamo col vedere gli oggettini che ci sono qui a disposizione, che è la solita gommina, il supportino. Dobbiamo montare questo sul nostro manubrio e iniziamo a montare il secondo dove lo vorremmo. Dove lo vogliamo? Io me lo metterei qua, così, e così sarà definitivamente il supporto. Ok, saliamo anche in moto giusto per vedere se lo si vede bene. Direi che lo si vede abbastanza bene, è una bella posizione. Ed ecco il risultato finale, il supporto montato con la misurazione delle due pressioni. Perfetto, bene, direi che siamo a posto. Tanto guardate, bellissimo il mio
poster di Ragnar che vigila sulle mie moto, grazie Max, e direi che possiamo chiudere qua il video. Direi che abbiamo fatto un bel lavoro, una bella installazione, siamo contenti, ci piace. Adesso faremo anche un giretto di prova magari. Per cui direi che per questo video è proprio tutto, e di fianco a Ragnar io vi saluto, vi invito ovviamente come sempre a iscrivervi al mio canale, assolutamente importantissimo, iscrivetevi, c'è ancora un sacco di gente che non è iscritta, attivate la campanellina che così siete sempre aggiornati sui miei contenuti, sapete che ne pubblico 2 a settimana, lunedì e giovedì. Ovviamente come sempre vi dico di lasciare un bel like al video se vi è piaciuto, e eventualmente anche un commento che fa sempre piacere, che così alimentiamo la community e cresciamo. E se il video non vi è piaciuto scrivetemi nei commenti perché. Ciao!